Ciao a tutti, bellissima giornata e quando ci sono le bellissime giornate primaverili spuntano anche gli insetti e spuntano soprattutto le api che sono fondamentali per l'impollinazione dei fiori, dei frutti, delle verdure, e però nel nostro campo le api e le vespe possono creare un problemino ai nostri animali domestici, ai nostri cani e ai nostri gatti, e accidentalmente un nostro animale, che sia un cane che sia un gatto, potrebbero essere incuriositi da questi animali, da questi insetti, avvicinarsi troppo ed essere punti. In questo video voglio cercare di spiegarvi cosa può accadere quando il vostro cane e il vostro gatto viene punto da un'ape, da una vespa, e cosa fare quando questo accade. Allora, partiamo subito da spiegarvi generalmente quali sono i due momenti dove ci sono più punture di api e di vespe. All'inizio della stagione, quando inizia proprio la stagione, che i i cani si risvegliano da quest'inverno in realtà e vedono i primi insettini, quindi sono molto curiosi, soprattutto i cuccioli sono molto curiosi e si avvicinano a questi insetti che magari non hanno mai visto perché magari sono nati a settembre, e generalmente si avvicinano e possono essere punti. L'altro periodo è quando in realtà finisce la stagione, quindi le api, le vespe sono più lente, sono più rallentate e quindi sono più avvicinabili dai cuccioli, dai nostri cani, dai nostri gatti, e quindi anche in quel momento si avvicina troppo, l'ape spaventata punge e chiaramente può capitare anche in quel periodo. Cosa crea la puntura di un'ape, di una vespa nel nostro cane e nel nostro gatto? Tendenzialmente è un po' quello che può accadere anche quando punge noi. Fondamentalmente può esserci una reazione allergica più o meno grave, in base anche a quanto l'animale è sensibile e allergico alla puntura dell'ape o della vespa. Molto spesso le zone più colpite sono il muso e le zampe. Il muso tendenzialmente nei cani, che con il muso vanno nei cespugli e possono essere punti, e di solito la prima cosa che accade è questo gonfiore del muso. Circolano in internet tantissime foto di questi cani con questi musi buffissimi. Questo di solito è la prima reazione, si gonfia il muso. A volte c'è diciamo, il rigonfiamento avviene solo in una zona, quindi può essere solo in una zona e non tutto il muso. A volte invece tutto il muso si gonfia. Non è immediato, però nel giro di pochi minuti, poche ore può capitare che abbiate il cane che gli si gonfia totalmente il muso. Nel gatto è più frequente invece la zampa, perché loro vanno là con la zampina a giocare e lì vengono punti, e anche in questo caso possiamo avere un gonfiore della zampa. Questo diciamo come prima reazione. Poi quello che può capitare è fondamentalmente altre cose. Per esempio, nelle situazioni più gravi potrebbe avere una reazione allergica così grave da creare chiaramente degli altri problemi, oltre diciamo a questo rigonfiamento della zona colpita. A volte possono avere vomito. Il gatto mi è capitato recentemente, il gatto viene punto e iniziano a vomitare per la reazione allergica. A volte possono avere invece effettivamente broncospasmi, quindi fanno proprio fatica a respirare, e lì chiaramente è la cosa più pericolosa per una puntura di insetto, perché chiaramente se non si interviene immediatamente il cane non riesce chiaramente a respirare. Cosa dovete fare quando vi capita che il vostro cane gatto viene punto da un'ape? Fondamentalmente portarlo dal medico veterinario, che eseguirà dei farmaci per chiaramente ridurre la reazione allergica. Sono farmaci che, ripeto, nella maggior parte dei casi servono per ridurre una reazione allergica lieve, però in alcuni casi può capitare che il vostro cane abbia il broncospasmo e quindi se non si interviene immediatamente il vostro cane potrebbe non respirare, quindi poter anche morire. Mi è capitato anche situazioni molto particolari, come il cane per esempio che la mangia, l'ape, e questa all'interno punge. Nel momento in cui viene deglutita riesce a pungere. In quel caso lì la puntura ha una reazione molto più grave e quindi hai un vero e proprio shock
da puntura dell'insetto, e quindi il cane potrebbe avere uno shock, collasso, vomito, e quindi bisogna stare attenti. La prima cosa, ripeto, da fare è quella fondamentalmente, se sentite il vostro cane nel periodo, ripeto, inizio primavera, inizio e fondamentalmente fine, che sentite che si lamenta improvvisamente, magari appena uscito in giardino si lamenta, pensate subito a una puntura d'ape, perché molto spesso è frequente, soprattutto se uscite e vedete che i cespugli sono pieni di api o di vespe, e quindi va portato immediatamente dal veterinario per eseguire, ripeto, farmaci che vanno a bloccare la reazione allergica, in modo tale che il gonfiore si riduce e il cane chiaramente non ha altri effetti legati all'ipersensibilità della puntura. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti e alla prossima.